Le cause del tradimento. Bene, le cause del tradimento sono sempre personali, l'abbiamo detto. Cosa vuol dire? Vuol dire che se una persona tradisce non è colpa dell'altra persona e di contro, se qualcuno ci tradisce, non è colpa nostra. Alcuni atteggiamenti e alcune dinamiche possono stimolare e portare a un tradimento, ma il tradire è sempre comunque una scelta o, come vi spiegherò, una non scelta personale. La radice spesso e volentieri dell'incapacità di rimanere in una relazione monogamica è una sorta di trauma infantile, cioè c'è mancato l'affetto, c'è mancata l'attenzione, non crediamo di meritare affetto e attenzione e nel contempo la cerchiamo spasmodicamente. Quindi ogni partner nuovo, ogni relazione extra a quella consolidata, abituale o, come si suol dire tecnicamente, principale, diventa una sorta di abbraccio emotivo a quella che è una nostra mancanza. Partendo da questo presupposto, lavoriamo su noi stessi. Da qui in poi, se dovessimo avere più partner contemporaneamente o più, lievi o impegnative relazioni contemporaneamente, sarà per altre motivazioni e quindi non per una nostra mancanza o per un nostro dolore emotivo. Quindi anche questo ricordiamoci sempre qui sul canale, non c'è mai senso di giudizio su quello che uno fa, perché se noi siamo in una relazione poliamorosa o dichiariamo di non volere un impegno di un certo tipo e all'altra persona questa situazione va bene, noi non stiamo tradendo, va bene? Stiamo facendo un percorso emozionale e fisico, fine, null'altro. Il tradimento è quando non siamo in grado di esprimere quello che sentiamo alla partner, al partner e lo facciamo, tra virgolette, di nascosto. Questo è tecnicamente il tradimento. Quindi la causa principe per cui noi tradiamo, quindi facciamo qualcosa e non lo diciamo, può essere anche un tradimento, ricordiamoci, non legato alla sfera fisica, sessuale o emotiva, ma anche alla sfera economica. Quanti partner fanno firmare carte alla persona con cui stanno, quanti partner magari sono ludopatici, in casa spariscono soldi e nessuno capisce cosa sta succedendo. Ecco, quanti partner magari hanno problemi sul lavoro e non lo dicono alla partner. Tutte queste possono essere vissute da chi sta con voi, con noi, come forma di tradimento, cioè come mancanza di fiducia e come non dire, spiegare, condividere le cose. Quindi il perché noi non diciamo, spieghiamo e condividiamo le cose è perché abbiamo paura, quindi la radice nostra è di una paura. Quindi lavoriamo su questa paura, non tanto per far felice il partner o la partner, perché è giusto e corretto che noi si sia in grado di esprimere le nostre emozioni e quello che ci sta succedendo. La paura è proprio quella che quello che ci sta succedendo o come siamo addirittura non venga accolto e quindi noi, come un po' da bambini, veniamo rifiutati. E questo solo nella possibilità che succeda ci riecheggia già un dolore molto forte, perché ci è stato inflitto in un'età in cui eravamo vulnerabili e non potevamo difenderci. Le cause invece tecniche del tradimento. Allora qui c'è tutto quel compendio, e sto parlando di un tradimento classico di coppia, di cause scatenanti che possono intervenire all'interno ovviamente di una coppia. Le cause principali sono appunto un cambiamento di una delle due parti, quindi io o il mio partner evolviamo in una direzione, non sentiamo accolta a questa direzione, quindi cerchiamo l'accoglienza da qualche altra parte. Perché? Perché è più facile, diciamocelo, cioè il cervello umano è fatto per avere la soluzione, per mettere in atto la soluzione che ha meno dispendio di energie, questa è una questione proprio genetica di sopravvivenza,
E quindi se il confrontarci col partner o la partner nella nostra nuova esigenza, nella nostra nuova situazione lo percepiamo come troppo stressante, chiaramente andiamo da altre parti, e questo è anche il motivo per cui si creano relazioni di amicizia che poi diventano relazioni tout court, relazioni sul lavoro è facilissimo che se ne instaurino perché ci sentiamo capiti, ci sentiamo di parlare la stessa lingua e quant'altro. Una voglia di novità. La voglia di novità interviene soprattutto nelle coppie che si sono formate in un'età abbastanza giovane o che sono state insieme tanti tanti anni. Si arriva a un punto in cui uno dei due sente di voler esplorare altro e sente non comprensione nel partner, o il partner non ha voglia francamente neanche di parlarne. E questo è terreno fertile per un tradimento, quindi la voglia di un mondo nuovo, differente, ma soprattutto la voglia di confrontare noi stessi con qualcosa di differente e essere noi stessi differenti. Magari è un momento in cui siamo molto ancorati nel lavoro e quindi sentiamo un po' una sorta di gabbia e quindi si cerca fuori, quindi nella sessualità piuttosto che in una nuova relazione in parallelo per 100.000 motivi, quindi non lasciando il partner ma mantenendo questa nuova relazione, questa un pochino area di movimento che sentiamo di non avere. Quindi ecco, questo è uno dei motivi, diciamo, principe di un tradimento che arriva magari dopo anni e da parte di una persona che in sé non è così predisposta al tradimento o addirittura non ha mai realmente tradito. Una mancanza di intimità fisica ed emotiva. Ci sono coppie che nascono già un po' freddine sia emotivamente che fisicamente, oppure coppie che hanno avuto un'emotività, un'affettività o una fisicità soprattutto molto forte e poi magari arrivano i figli, la convivenza stessa. Io come dico sempre, cito il buon Winston Churchill che diceva nessuno è un grand'uomo per il proprio maggiordomo. Quando vedi un uomo che si lava i denti la mattina in mutande, ecco l'erotismo scende sotto le scarpe, quindi può essere che ammantiamo altre persone di una carica erotica che se ci vivessimo insieme banalmente non avrebbe. Quindi ecco, anche questa dinamica teniamone conto, che quello che abbiamo a casa oramai è abitudine, e l'erba del vicino solitamente è sempre molto molto più verde. La personalità, questo si riaggancia proprio alla storia emotiva personale, come dicevo prima. Quindi ci sono persone tecnicamente più atte al tradimento, per cui il tradimento non ha una valenza morale forte. Rendiamoci conto che l'idea di coppia stabile soprattutto è un'idea che è subentrata con il passaggio dell'uomo da cacciatore a coltivatore. Quindi c'era la necessità di mantenere una linea genetica per mantenere e passare il patrimonio a quelli che sapevano essere i loro figli, e quindi si è instaurato tutto il discorso della coppia monogamica, poi di solito coppia monogamica da parte della donna, cioè la donna non doveva tradire, l'uomo poteva farlo. Da qui chiaramente, appunto per mantenere il patrimonio, una linea di sangue, il discorso della fedeltà è diventato un valore chiaramente supportato anche dalla Chiesa Cattolica in quanto parte di una struttura sociale. A questo punto ci rendiamo conto come, pur non volendo rientrare in certi schemi, la fedeltà viene vissuta come un valore e il tradimento appunto come un tradimento. Su questo facciamoci anche una bella pensata, perché non è che deve essere necessariamente così e, come dico sempre, viviamo come tradimento quello che noi sentiamo come tradimento. In una coppia, ad esempio, poliamorosa, e cito molto questo schema relazionale, non è un tradimento. Ricordiamoci che la coppia poliamorosa non è far sesso in giro, sono due dinamiche completamente differenti. Io ritengo che se fossimo realmente delle persone evolute, e faccio difficoltà pure io e lo ammetto, probabilmente se il nostro partner in un certo momento della vita sentisse l'esigenza di raffrontarsi fisicamente o mentalmente con altre persone, se lo amassimo davvero e volessimo davvero il suo bene,
quindi non una forma di egoismo e di possesso, saremo nettamente più aperti a queste ipotesi. Nel contempo, appunto, bisogna essere molto evoluti comunicativamente e affettivamente per capire, accettare, comprendere questa cosa, e la persona che abbiamo davanti dovrebbe essere talmente evoluta e rispettosa nei nostri confronti da sentirsi libera di poterne parlare. Quindi le radici del tradimento sono prima di tutto personali, una forma di sofferenza e necessità di avere sempre altro, ma possono anche essere una forma di esplorazione di se stessi. Quello che consiglio sempre è di parlarne col partner e puntare veramente a una coppia salda e stabile, solida, il che non vuol dire che ci siano altre persone che attraversano la nostra storia di coppia o che la nostra storia di coppia come coppia non possa finire. Quello che cerchiamo di mantenere nel tempo è l'affetto, l'attenzione e l'amorevolezza nei confronti dell'altra persona. Non è semplice perché scappano i nostri dolori, le nostre paure, i nostri irrisolti, ma ricordatelo, ve lo ripeterò fino allo sfinimento, è tradimento solo quello che noi percepiamo essere un tradimento. Se siamo disponibili e aperti, paradossalmente non saremo mai traditi. Quindi mi spiace per chi si aspettava la cosina spiritosa, tipo perché il mio partner mi tradisce? Ecco, ti tradisce perché non può parlare con te, ti tradisce perché ha un irrisolto, ti tradisce perché alla fine non siete una coppia comunicativa. Nel momento in cui il tuo partner ti dovesse dire sento esigenza di altro e tu fossi così aperto o aperta da dire accetto e accolgo quello che tu credi ti faccia star bene, e a quel punto il partner dopo un mese potrebbe venire da noi e dire ma sai che alla fine ho fatto questa prova, sono stata così e non mi ha portato quello che pensavo, non è quello che credevo, ecco, forse saremo ancora più coppia di quello che potevamo essere un mese prima. So che sono dei discorsi un po' difficili in cui entrare e che non sono così abituali, ma quello che mi piace del canale è non dare delle regole o dei consigli, ma un punto di vista che potrebbe essere differente. Va bene, non va bene, siete pro, siete contro, per voi sono una pazza furiosa? Scrivetemelo nei commenti, perché comunque è il confronto anche in questo modo che ci aiuta un pochino, a mio avviso, a crescere e a capire che il mondo non è tutto come lo vediamo. Io per prima sono sempre in un movimento ehm, interessato e curioso nei confronti dell'essere umano e delle relazioni, e potrebbe essere un micro spunto per vedere appunto le cose in modo differente, il che non vuol dire farle, perché poi alla fine ognuno di noi ha il suo modo, ma comprendere che ci possono essere altri modi e che magari, accidenti, quello del nostro partner non è il nostro e forse parlarne ne vale la pena, questo è quello che cerco sempre di fare con questo lieve, calmo e inusuale canale. Un abbraccio a tutti e grazie di cuore a chi segue e commenta.